Carissimi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale 2 Smart Video Photography. Per chi non mi conoscesse, vi riassumo un attimino cosa potete trovare in questo canale. Playlist dedicate al mondo della fotografia, videomaking, dirette, montaggio video, accessori, applicazioni, esclusivamente per il mondo mobile. Quindi se vi ho convinto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Detto questo, si parla nuovamente di Filmic Pro, la 7.1 in questa 16ª lezione. Lo sapevamo, ce l'aspettavamo che la versione 6 non veniva ovviamente aggiornata e ragazzi ce ne stiamo. Ovviamente se volete utilizzare le nuove funzioni che saranno implementate dovete per forza abbonarvi per una settimana o per un anno, vedete voi. Non è obbligatorio, ovviamente le funzioni che vedremo per ora sono interessanti, ma se ne può fare anche a meno. Ovviamente non andremo a dormire tranquilli, sogni felici, però diciamo che c'è un inizio a rendere questa applicazione ancora più semplice come aspetto grafico, che è quello punto di forza di Filmic Pro. Andremo a vedere tre funzioni interessanti, l'ultima dedicata alla tastiera Bluetooth che si può collegare al nostro smartphone e pilotare alcune funzioni di Filmic Pro. Mi aspetterò anche nei prossimi giorni, nei mesi, l'aggiornamento al remote control col quale si potrà ovviamente interfacciare la tastiera e utilizzare i comandi ovviamente in studio guardando ovviamente il preview su un altro dispositivo. Detto questo, andiamo a vedere cosa ho combinato nel video e ci rivediamo alla fine. In questa prima parte andiamo a vedere le automazioni, cosa è cambiato da parte dell'automazione. Ovviamente vi ho detto che è molto più semplice come intuizioni, anche come utilizzarle. Se eravamo abituati a quelle freccette che non si provava niente, invece adesso andiamo a vedere come si usano molto semplicemente. Clicco lungo sulla messa a fuoco. Vedete c'è lo slide, il solito sliderino che io utilizzavo col dito ovviamente per mettere a fuoco e sfocare. Se clicco sul valore della messa a fuoco si apre quest'altra finestra. Cos'è questa finestra? Innanzitutto qua abbiamo lo slider sempre per la messa a fuoco, ok? Perfetto, posso anche utilizzarlo così. Qua sotto invece è la velocità dell'automazione, ovviamente più vado verso sinistra più lenta è, più vado verso destra più veloce è. Io la metterò un po' nel centro così e lasciamo il mondo com'è. Come facciamo a settare l'automazione? Molto semplice. Innanzitutto con lo slide metto a fuoco ovviamente il mio soggetto, ok? Posso anche ovviamente, devo mettere prima a fuoco perché non posso mettere la A di qua e la B di qua, quindi la A deve stare verso sinistra e la B deve essere sempre verso destra, quindi vado a mettere a fuoco, scusate la mia vista d'aquila, e poi clicchiamo sulla A. Vedete che il punto chiamiamolo anche questo, è una key, è un keyframe, si sposta. Adesso vado a sfocare completamente e vado su più. Per far sì che l'automazione si azioni basta andare su A, vedete? E la mia automazione si muove. Vado su B. Ok, molto semplice. Per spostare un altro punto, se io volessi cambiare punto ovviamente di messa a fuoco della B, faccio così, lo sposto e faccio di nuovo nuovamente più. Vedete che si è spostato nuovamente il mio key. Quindi molto semplice questa funzione, molto semplice. Bene, andiamo a vedere ora lo zoom. Clicchiamo lungo sull'esposizione, ok? Sull'esposizione e andiamo a mettere su zoom. Io l'ho già messo, vedete, su Z. Clicco sul valore dello zoom, vedete che mi viene anche qua proposta la stessa cosa. Quindi qui ovviamente abbiamo la velocità a cui dovrà essere zoomato, mettiamolo un po' massimo così vediamo la differenza, e qua è lo zoom. Ricordatevi che sempre la A va sulla sinistra e la B va sulla destra, quindi io adesso faccio così, metto qui, faccio così, si sposterà e qua faccio B. Andiamo a vedere che succede. Adesso diminuiamo la velocità. Ok, bradipi morti, vedete? Quindi si può fare anche così. Io non so se posso mettere, adesso ci proviamo ragazzi, tanto sapete che io sperimento. Se io faccio così e metto la A di qua, forse ho detto una castronata, ma no, vedete che non è possibile che si sposti, no, vedete che non
non è possibile. Vedete che la A resta sempre lì, quindi la A deve essere sempre a sinistra e la B deve essere sempre a destra. Quindi faccio così, non posso andare a fare così adesso e mettere la B lì, vedete che non si sposta. Quindi la zoom, diciamo, lo zoom out deve essere sempre, diciamo, stabilito sulla A e lo zoom in deve essere sempre stabilito sulla B, ok? Quindi non possiamo fare il contrario. Però ragazzi, tanta roba, l'automazione è tanta roba. Ok, andiamo a vedere come si esportano i preset e si importano su un altro smartphone. Io lo esporterò dal mio iPhone e lo andrò a importare nel mio Android. Quindi andiamo nella rotellina dentro preset, vedete che anche qua è cambiata la storia, abbiamo molti più diciamo chiarezza, non comandi ma chiarezza, la possibilità di esportare anche su iCloud e su un disco esterno i nostri preset. Se vado nei tre puntini, ecco, non tutti questi preset sono supportati da altri smartphone, quindi potremmo avere un errore quando importiamolo, però vabbè, io lo avrò, quindi lo vado a esportare lo stesso. Quindi vado qui e vedete codice QR, è proprio quello che ci serve. Qua ci sono tutte le funzioni che ci possono essere utili: esportazione, rinominarlo, riscrivere sopra ovviamente se è cambiato il nostro preset e infine poterlo cancellare. Qua andiamo in codice QR e come clicco viene generato ovviamente il codice QR. Adesso vado a prendere il mio S10, vado in fotocamera, perfetto, vado a prendere il mio codice, vedete che qua appare praticamente l'indicazione che posso cliccarci direttamente. Vado qui, vado in Filmic Pro, ok, e devo andare ovviamente anche qua a cliccare nelle impostazioni, stando attento a non andare sul Pro perché ovviamente io non l'ho pagata, quindi benissimo. Vedete, siamo andati nelle impostazioni, vado a fare preset anche qua e vedete che è stato importato anche qui e non ha dato neanche errore, penso, visto che non ha dato errore. È stato importato il preset che ho praticamente nel mio iPhone, quindi ragazzi, tanta roba, tanta roba. Un'implementazione che secondo me è stata molto utile per chi utilizza ovviamente Filmic Pro in modalità in studio, peccato che non si possa usare con remote control, ancora magari arriveranno poi aggiornamenti, è l'utilizzo di una tastiera Bluetooth. Se vado nelle impostazioni, all'interno delle impostazioni dei device, vado giù, vedete che proprio trovo l'impostazione per utilizzare una tastiera esterna, quindi ovviamente devo andare a collegare la mia tastiera Bluetooth, ovviamente quello lo sapete fare. Una volta fatto questo vado fuori e cosa posso fare? Ho questi comandi. Innanzitutto posso sbloccare e bloccare l'esposizione col tasto E, ok? Poi posso sbloccare e bloccare la messa a fuoco col tasto F. Ok? Poi posso cambiare la modalità di ripresa col tasto M. Ora praticamente sono in modalità automatica, cliccando su M vado in modalità blog, cliccando di nuovo vado in modalità manuale, poi M e ritorno praticamente in modalità automatica. Un'altra cosa interessante sono dati dei tasti freccia. Su e giù posso variare l'esposizione in tempo reale. Ok, vedete? Destra e sinistra invece mi servono per la messa a fuoco. Un altro comando utile è l'analytics, diciamo, dell'esposizione, o quello che io praticamente ho impostato. Vado sulla lettera A, vedete? Adesso se vado a abbassare l'esposizione, vedete, viene fuori l'analytics. Come clicco sull'A di nuovo, l'analytics praticamente viene disattivato. Molto interessante, pochi comandi ma interessanti. Un'altra cosa ovviamente molto interessante è il tasto enter, che permette di praticamente andare in start e stop con la registrazione.
Enter, praticamente avvio la registrazione, riclicco di nuovo Enter e praticamente stoppo la registrazione. Ok carissimi, avete visto funzioni interessanti? Sì, io le trovo interessanti, certo, stiamo sempre a parlare di costi, poi in Liguria ragazzi, figuriamoci, però anche una scelta, no? Se volete usare queste funzioni è giusto pagare, se no uno si riferma, resta fermo alla 6.0 come abbiamo visto nello scorso video e siamo tutti contenti. Però abbiamo visto queste tre funzioni secondo me molto interessanti e stanno andando ovviamente verso una miglioria di interfaccia amichevole, perché abbiamo visto che l'automazione non era un granché nella versione 6 e anche nella versione 7 non è un granché con le freccine piccole. Invece infatti avete visto, ho detto poi le automazioni le vedremo, si vede che ho fatto una previsione. Beh, detto questo, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici e mi raccomando ancora una volta iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò, perché vi ricordo che se Gennaro cresce ovviamente i contenuti miglioreranno sempre di più. Non stiamo a vedere il pelo dell'uovo ma come informazioni, ragazzi, non andiamo fuori schema, le informazioni sono più importanti degli aspetti, ok, che si trovano in un video. Detto questo io vi rimando al prossimo, un abbraccio da Gennaro. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!